chiamo Carestiato Virginio, sono il titolare e amministratore di questa azienda che si chiama CAEL. CAEL è un'azienda che si occupa di automazione industriale, e cioè vende componenti per automatizzare i processi produttivi nelle industrie, nelle aziende, sia che questi siano aziende nel settore alimentare, tessile, legno, marmo, food, beverage, qualsiasi attività aziendale che abbia un'esigenza di automatizzare un processo produttivo. L'azienda è nata nel 1985 e io sono stato il primo dipendente 2 anni dopo in questa azienda. Via via con il passare del tempo l'azienda ha assunto dimensioni con crescite non esponenziali ma continue, fino ad arrivare a una realtà odierna di circa 12 persone impiegate. Io nell'ambito del mio lavoro ho iniziato proprio facendo il factotum, e quindi passando dalla gestione degli ordini alla gestione del pacco da spedire, a fare la fattura piuttosto che la prima nota, e quindi ho avuto una possibilità che ritengo importante perché mi ha permesso di vedere tutti gli aspetti nella gestione di un'azienda. Pensavo già che l'azienda potesse diventare più grande di quello che in realtà era all'inizio, e quindi c'è un aneddoto da raccontare che mi portava a rispondere al telefono con voci diverse in funzione del momento, cioè se rispondevo come amministrativo o come gestore dell'ordine piuttosto che come magazziniere. Questo per far sì che il nostro cliente avesse un'idea di avere un fornitore che fosse di dimensioni diverse da quella che in realtà era l'azienda all'inizio. Nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di entrare a far parte della società, dapprima come socio con una quota molto contenuta, e poi via via facendo dei passi che io ritengo l'incoscienza a volte ti porta a fare, quindi acquisendo le quote dell'azienda fino a diventarne poi oggi il titolare. L'incoscienza perché a volte, secondo me, se c'è troppa coscienza, certe scelte non si fanno, e quindi l'incoscienza ti porta poiché non conosci, ti porta a fare dei passi che oggi, magari con la consapevolezza dei rischi corsi, potrebbero essere più difficili da compiere. Sono passi che devono comunque nascere da dentro, devono esserci degli stimoli interni che non sono quelli di raggiungere il denaro, ma sono quelli di raggiungere magari una posizione diversa nella società, mantenendo fede però a degli ideali importanti che riguardano la persona, e cioè sempre cercando di rispettare le persone, perché magari lo scopriremo poi in altri ambiti, io credo che il rispetto della persona sia la cosa principale per riuscire a poter portare avanti un'azienda, e per primo rispettare i propri collaboratori.